Bentrovati nel canale, oggi nuovo video sulla pizza in teglia e sarà una ricetta per quelle volte in cui siamo pigri e non ci va di impastare, ma abbiamo voglia comunque di fare bella figura preparando qualcosa di davvero buono. E allora che si fa? Si fa una spettacolare pizza in teglia in 2 ore senza fare praticamente nulla. Come? Lo vediamo subito dopo la sigla! Ci serviranno 235 g di farina Manitoba oppure di farina forte con una W maggiore a 300, poi 175 g di acqua e 6 g di sale. Poi successivamente ci serviranno 6 g circa di olio extravergine d'oliva, poi 15 g di lievito di birra fresco. Partiamo subito dall'acqua, quindi andiamo a scioglierci all'interno il lievito, così velocemente come fosse una saponetta, e poi andiamo a versare tutta l'acqua all'interno della farina. Poi ci andiamo a versare tutto il sale, non succederà assolutamente niente con il lievito, e poi tutto l'olio, quindi ricetta proprio semplice, si mischiano tutti gli ingredienti e adesso con una spatolina, con un cucchiaio di legno, con qualsiasi cosa, andiamo a miscelare ben bene per far sì che la farina vada ad assorbire tutta l'acqua. Ci dobbiamo accertare che venga assorbita tutta la farina dall'acqua, quindi andiamo adesso un attimo dal basso verso l'alto, una sorta di mini pieghe, quindi senza impastare, senza niente, una sorta di miscelazione, ci assicuriamo che non ci sia più farina. E adesso ecco qua il nostro bruttissimo impasto, veramente brutto, grezzo, lasciamolo riposare 15 minuti. Dopo 15 minuti andiamo a versare un po' di olio sul nostro piano di lavoro e adesso guardiamo il nostro impasto che è già diverso, è diventato molto più estensibile, la maglia glutinica ha già iniziato a svilupparsi. Posizioniamo l'impasto sul piano di lavoro e adesso vado un po' a mettermi un po' di olio sulle mani, sicuramente perché è un po' appiccicoso, e quindi adesso vado a dare un paio di pieghe all'impasto che quasi per magia, tra virgolette, diventerà già molto più liscio. E guardate la superficie come già cambia, quindi vado a creare la mia pallina grezza, vado a fare una leggera pirlatura, copro con il mio contenitore e lascio riposare altri 15 minuti. Dopo 15 minuti, eccolo qua, il nostro impasto è già leggermente lievitato e adesso vado di nuovo a sporcarmi un po' le mani di olio e ora vado a tirare un po' l'impasto. Vado un po' ad estenderlo, questa cosa gli andrà a caratterizzare maggiore forza e quindi vado ad estenderlo per quanto possibile, anche se si dovesse rompere un po' in qualche punto non c'è nessun problema, vado a tirarlo sul mio piano di lavoro e poi a un certo punto vado a richiuderlo come se fosse un fazzoletto su se stesso. Ecco qua, un paio di pieghe. Guardate già come è diventato molto più liscio e adesso una leggera pirlatura ed eccoci qua, lo facciamo riposare altre 15 minuti. Dopo il quarto d'ora, ecco il nostro impasto, sempre vado a sporcarmi un po' le mani di olio e vado nuovamente a fare il processo che abbiamo fatto prima, vado ad estendere nuovamente il nostro impasto. Ora vado un po' a velocizzare il video, il procedimento è quello di prima, vado ad estenderlo e poi a richiuderlo come se fosse un fazzoletto. Qualche piega, poi una pirlatura e adesso lo facciamo lievitare coperto dal contenitore per 1 ora e un quarto circa. La temperatura d'ambiente in casa è di circa 20-21 gradi. Dopo l'oretta vado già a mettere al massimo il forno e vado a oliare la mia teglia. Questa è una teglia di 28 cm di diametro, la vado a oliare ben bene e adesso il nostro impasto lievitato lo vado a cospargerlo di semola, poi metto un po' di semola anche sul piano di lavoro.
ci rovescio sopra l'impasto, cospargo sempre con un altro po' di semola. Ok, e adesso lo rovescio e vado a schiacciare prima con le dita il bordo perché non voglio cornicioni, poi all'interno vado a incrociare le dita e vado a premere leggermente. Scuotiamo leggermente il nostro impasto e adesso possiamo già posizionarlo nella teglia andando con le mani ad adattarlo ai contorni della nostra teglia. Ora salsa di pomodoro sopra, mi aiuto con le mani a stenderlo ben bene quasi fino a toccare il bordo, un pizzico di sale, io ci vado ad aggiungere anche un po' di origano e un filo d'olio. Il forno sarà arrivato a temperatura, questa è la nostra pizza, per adesso non ci mettiamo sopra fior di latte, adesso 12-13 minuti nella parte bassa del forno al massimo. Passato il tempo, ecco qua la nostra pizza bella gonfia, spettacolo, ci vado a mettere sopra quello che è il nostro fior di latte. E ora nella parte alta del forno, sempre al massimo 2-3 minuti affinché la mozzarella si possa sciogliere. Ed ecco la nostra pizza in teglia, fantastica. Vado a metterla sulla mia griglia, non la lascio in teglia così l'umidità non va ad ammollare il fondo. Guardate che cottura fantastica sotto. E ora ci aggiungo le immancabili foglie di basilico. Ed ecco qua la nostra pizza, fantastica. Questa è la nostra pizza strabuona, strafacile, non stress, ottima se avete amici o parenti all'ultimo minuto in casa. Io adesso non resisto e starò per andarmi a divorarmi un pezzo, infatti è difficile resistere, ve lo assicuro. E fatemi sapere cosa ne pensate, ecco io qui mi sbaffo la pizza, fatemi sapere se la proverete, se la fate, come la fate voi a casa e se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale, per noi è davvero importante. Se volete passateci a trovare anche su Instagram, insomma a me mi è venuta voglia, alla prossima ricetta, ciao!